posso risparmiare sulla ricarica della mia auto elettrica? Beh, se avete una Tesla, ogni volta che fate una ricarica con questa app avrete un cashback che potrete spendere come volete. Si parla di circa 7 centesimi al kilowattora. L'app la trovate a questo QR code o al link in descrizione e ci ho fatto un video dedicato 2 settimane fa. L'installazione non è affatto complicata, aprite il link col QR, fate login con la vostra mail, vi autenticate e siete dentro. A questo punto collegate l'app con la Tesla tramite le API ufficiali e siete a posto. La cosa bella è che funziona e dato che state guardando questo video immagino che la conosciate già. Oggi vi spiegherò qualche trucco e risponderò a tutte le domande che ho raccolto dal video dedicato che ho fatto la scorsa settimana. Giusto per chiarezza, io non sono un consulente finanziario. Questo video ha solo scopo informativo, si parla di cripto, è vero, ma non di investimento, quindi fate sempre le vostre ricerche prima di investire in progetti vari. State tranquilli che oggi non vi proporrò alcun tipo di investimento, ma appunto, come detto, cercherò di fare chiarezza su questo metodo abbastanza rivoluzionario e complicato da capire, anche se poi veramente facile da utilizzare. Partiamo da qualche consiglio pratico. Come faccio a massimizzare il rapporto che c'è tra i better che mi vengono assegnati e il numero di kilowattora che ho ricaricato? Il rapporto è determinato da un algoritmo. I better vengono presi da un pool di better preassegnato dall'emittente che, come vi ho spiegato la scorsa settimana, viene assegnato ogni lunedì e dipende da quanti utenti hanno votato l'applicazione. Più ci avviciniamo alla domenica e quindi al round di votazione, più il rapporto dei better potrebbe diminuire, perché se gli utenti fanno tante ricariche i better diminuiscono e quindi anche i rewards saranno più bassi. Il calcolo dell'algoritmo avviene ogni 30 minuti, quindi il consiglio che vi do è quello di fare la ricarica e in caso non foste soddisfatti dei better assegnati non fate claim, ma attendete una mezz'ora o un'ora. Così facendo, riaprendo l'app, vedrete il numero dei better cambiare. Quando poi siete soddisfatti fate claim ed avrete ottenuto i vostri better. Ma ricordate sempre che se fate partire un'altra ricarica, la precedente, se non avete fatto claim, l'andate a perdere perché EV-Earn non riceve uno storico delle vostre ricariche. Non riesco a trovare l'app su App Store. EV-Earn è un'app, ma è una web app, quindi per il momento l'unico modo di utilizzarla è attraverso Google Chrome o attraverso un browser tipo Safari. Quello che posso consigliarvi è utilizzarla da smartphone e andarla a salvare in home, così vi troverete l'iconcina dell'app e con un tap potrete aprirla senza problemi. Gli sviluppatori comunque hanno in roadmap lo sviluppo di una nuova app nativa, quindi stay tuned. Come faccio ad invitare un mio amico? Il sistema di invito a un amico funziona in questo modo. Se inviti un amico hai 100 better in regalo e l'amico riceve il doppio dei better alla prima ricarica. Trovi il link di invita a un amico all'interno dell'applicazione e se vuoi supportare il mio lavoro puoi usare il mio per la prima volta, poi puoi usare il tuo per mandarlo ad un tuo amico oppure uso ancora il mio. Sarò ovviamente il doppio contento. Posso collegare più di una Tesla? Al momento no. Per collegare la tua seconda o terza o quarta o quinta Fortunello Tesla devi aprire un account diverso per ognuna. Il team comunque in roadmap ha l'intenzione di inserire anche il collegamento a più auto. Se ci saranno aggiornamenti a riguardo farò un video di aggiornamento. Ho un'auto elettrica ma non è una Tesla. Posso comunque usare EV-Earn? No, al momento non puoi utilizzare EV-Earn se non hai una Tesla. Il team di sviluppo sta cercando di includere anche altri marchi come ad esempio BMW, Kia, Hyundai, Volkswagen, eccetera. Ma ci potrebbe volere un po'. Quando ci saranno aggiornamenti farò un video dedicato. Potete comunque per ora invitare un amico per guadagnare qualche better, come spiegato prima. Io ho i SUC gratis a vita e quindi non pago niente. Posso comunque usare EV-Earn? Sì, l'app ti paga comunque anche se non spendi un euro nella ricarica. Io ad esempio carico prevalentemente con il mio impianto fotovoltaico e EV-Earn mi paga comunque. Quindi state pure tranquilli, potete ricaricare la vostra Tesla ovunque ed anche se non spendete niente, i better vi verranno comunque accreditati. Ho provato a trasferire i miei better e ovviamente ho perso tutto. Dovete sapere che per trasferire i vostri better e trasformarli in soldi veri bisogna andare ad utilizzare un exchange o un portafoglio che effettua transazioni sulla blockchain VeChain e nel mondo delle blockchain ce ne sono centinaia di diverse. È necessario qui porre molta attenzione quando si spostano i propri token perché bisogna sapere appunto quali sono gli exchange o i wallet che li supportano. Comunque farò un video apposito per spiegarvi come usare i vostri better, uscirà la settimana prossima, quindi iscrivetevi al canale per saperlo. L'app non vede le mie ultime ricariche. Come mai? EV-Earn ragazzi non salva le vostre ricariche ma può vedere solo l'ultima. Chiaramente lo fa per salvaguardare la vostra
privacy. Quindi è importante che dopo ogni ricarica voi apriate l'app e facciate claim, altrimenti rischiate di perdere quella singola ricarica perché sarà sovrascritta alla vostra prossima ricarica. Esempio, ricarico 40 kWh, mi dimentico di aprire l'app e di fare claim, faccio un'altra ricarica da 5, apro l'app e vedo solo l'ultima ricarica da 5, quella da 40 l'ho persa. Ho fatto qualche claim anche se il rapporto tra kilowattora e better era basso. Immagino che quando tornerà alto mi accrediteranno altri better per le vecchie ricariche, corretto? No, ragazzi, una volta che fate il claim andate ad accettare il rapporto proposto e quindi quella ricarica sarà segnata e scritta sulla blockchain come completata ed il reward sarà inviato al vostro portafoglio. Per gli sviluppatori è impossibile andare a recuperare le vecchie ricariche appunto perché hanno i permessi solo per vedere l'ultima ricarica effettuata. Gli sviluppatori non possono fare spostamenti poi arbitrari per gli utenti che lamentano questo problema. Una volta che la ricarica è stata tra virgolette claimata, non si può più fare nient'altro, anche perché, come vi dicevo, ne va della trasparenza della blockchain. Se altri utenti mettessero degli spostamenti sospetti, si perderebbe l'equità, quindi non è possibile. Vi consiglio quindi di seguire i trucchetti che vi ho spiegato oggi ed in caso osservate sempre come risponde la blockchain all'indirizzo che trovate in descrizione. Qui infatti potrete vedere in base a quanti kilowattora sono stati ricaricati i vari claim degli utenti della community. Ok, ma come posso trasformare questi better in soldi veri? Io ho trovato un modo semplice ed efficace con una carta di credito senza alcuna commissione, ma voglio spiegarvi bene e farla semplice per tutti, anche i meno avvezzi a questo mondo. Quindi sto preparando un video apposito. Iscrivetevi al canale per essere avvertiti quando sarà pubblicato. Ci sono altri modi per utilizzare questi better? Sì, assolutamente. Si possono ad esempio comprare delle gift card Amazon, MediaWorld, Esselunga, Spotify, Netflix, Apple, Steam, Xbox, eccetera. Oppure si possono trasformare in una stablecoin o Bitcoin. Tutto dipende da cosa effettivamente volete farne. Se vi interessa vi spiego tutto con un video dedicato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma funziona anche all'estero? Sì, l'app funziona in tutto il mondo, tutto tranne la Cina. In Cina le cripto non sono molto friendly, diciamo. L'app si connette solo ed esclusivamente alle API di Tesla. Tesla vende auto in quasi tutti i paesi del mondo e quindi non c'è problema. Ma per una maggiore privacy posso registrarmi con una mail diversa da quella che uso per l'account Tesla? Sì, certamente, nessuna paura. Potete tranquillamente usare la mail che più preferite. Se è diversa da quella dell'account Tesla direi anche tanto meglio. Ma in ogni caso il livello di privacy è garantito dalla privacy policy di cui vi ho spiegato in un video che ho fatto uscire qualche giorno fa. Ho fatto una ricarica ma vedo 0 kWh. È normale? No, non è normale. Comunque tutto è dovuto alle API di Tesla, che per qualche motivo non hanno risposto correttamente. Per questo ti dico di scrivere a supporto dall'indirizzo email support@eviearn.io oppure di iscriverti al nostro canale Telegram t.me/elettronauti. Così potremo cercare di aiutarti a capire se c'è un errore di comunicazione tra il server e la tua auto. In ogni caso, il team di Eviearn sta cercando un modo per ovviare a questo problema, che anche se capita veramente raramente, è meglio certamente investigare e risolvere. L'app non si connette con la mia Tesla. Cosa devo fare? Beh, probabilmente non hai dato tutti i permessi giusti, bisogna darli tutti, Controlla nel tuo account Tesla e riconnetti la tua auto all'applicazione di Eviearn. E se rilevi qualche errore, premi sul logo in alto a sinistra e fai refresh della pagina. Così facendo Eviearn torna allo stato iniziale e ti darà modo di ricollegarti all'auto. Ricorda però che la tua Tesla deve essere in una zona dove c'è campo, perché l'app, per validare il token, si deve poter connettere alle API di Tesla, le quali poi si collegheranno alla tua auto. Eviearn infatti non si connette direttamente alla tua auto, ma lo fa attraverso la connessione con le API ufficiali di Tesla. Il consiglio, se ancora non funzionasse, poi è quello di accedere alla tua auto tramite l'app ufficiale di Tesla e di fare qualcosa per verificarne che il collegamento funzioni. Come posso votare per aiutare Eviearn e quindi aiutare tutta la community degli utenti che ricaricano la loro Tesla? Per votare dovreste acquistare dei token Vote 3 e andare su VBetterDAO e fare la votazione da lì. Eviearn però ha studiato un metodo più facile e veloce. Nella pagina che trovate nell'applicazione in Invest, premete sul pulsante Lock and Earn. Se avete già qualche better, potrete quindi bloccare i vostri better e metterli in staking e quindi votare per l'app automaticamente. Il vostro voto diventerà valido dopo almeno 3 ricariche, quindi ricordatevi sempre, quando disconnettete il cavo, di aprire l'app e di fare claim. Al secondo round, successivo al tuo
voto, quindi 2 settimane dopo, il tuo voto sarà registrato e sarai quindi parte attiva della community. E grazie, perché è veramente importante il tuo supporto in questo momento. Altra domanda: è un'app tutta italiana, ma in realtà è scritta tutta in inglese. Io la voglio in italiano, posso? Al momento l'app non è in italiano, è solo in inglese, ma potete tradurla in italiano automaticamente direttamente nel browser, cosa che vi sconsiglio vivamente, perché alcuni, non tutti, ma alcuni utenti sul canale Telegram hanno avuto qualche problemino, non riuscivano a fare claim delle ricariche, quindi evitate per non avere problemi finché gli sviluppatori non faranno loro direttamente la traduzione, perché ragazzi, fondamentalmente EasyEarn è un'app che funziona in tutto il mondo, non la potevano fare prima in italiano e poi dopo, quando capita, fare anche la traduzione in inglese. Hanno preferito prima farlo in inglese e poi dopo, quando capita, farla in italiano. Ecco, io spero di aver risposto a tutte le vostre domande e di avervi spiegato qualche trucchetto utile a guadagnare di più da questa applicazione. Se comunque avete ancora qualche dubbio, abbiamo aperto un topic di aiuto nel nostro canale Telegram che trovate a questo QR code, dove potrete anche scambiarvi trucchetti per utilizzare al meglio la piattaforma o semplicemente sapere da chi la sta già utilizzando da diversi mesi come si sta trovando. E se ancora non l'avete fatto, mi piacerebbe che la provaste. Ecco quindi ancora una volta il mio QR code per registrarvi sull'app con il mio codice amico. Per oggi ragazzi quindi è tutto, grazie per aver guardato questo video. Se avete altri dubbi scrivete qui sotto nei commenti, se riceverò ancora abbastanza domande farò un video per rispondervi. Vi lascio poi qui 2 video da andare a vedere per continuare a passare qualche minuto con me e vi saluto. Ciao ragazzi, a presto e buona ricarica!